Ciao amici, ben ritrovati ad un interessantissimo confronto, un video che mette per l'appunto vicina l'una all'altra le due top mirrorless del momento. Abbiamo la Z7 II di Nikon e la R5 di Canon. Sì, è vero, direte, non sono proprio le top mirrorless perché ci sono la Z9 per Nikon e la R3 per Canon. Sì, però sono veramente top quelle, non sono avvicinabili per moltissimi. Queste invece magari rientrano per un pubblico un pochettino più vasto. E poi non dimentichiamo che molta tecnologia viene riversata più in questi modelli, diciamo di punta, anche se non sono proprio la punta estrema, perché la punta estrema magari ha delle soluzioni mirate ad un certo tipo, ad un certo utilizzo della fotocamera, e quindi ecco perché restano comunque anche nel mercato dell'usato un po' marginali, perché si svalutano un pochettino prima rispetto a queste che sono assolutamente l'oggetto di discussione in tutti i salotti fotografici di oggi. Le metto a confronto non perché qualcuno di voi possa dire ma quasi quasi cambio il mio corredo e passo da Nikon e vado a Canon, o viceversa, quasi quasi vendo tutto Canon per prendermi la Nikon perché ha un AF in più oppure un megapixel in meno di quell'altra. No, è un confronto per capire dove stanno andando le mirrorless e soprattutto dove siamo arrivati con queste bestiole qua. Se le guardo così in mano come le ho in questo momento, mi accorgo che la R5 è leggermente più grande, questione di impressione più che altro, perché cambia davvero poco, è più arrotondata, più paffutella, più cicciottella, un po' più sporgente. Questa invece è più smilzarella, più sottile, squadrata, spartana. Non mi dispiace affatto, belle tutte e due, molto valida l'impugnatura della Nikon Z7, profonda, si impugna bene, poi una bella macchina, solida assolutamente. Qui anche, ma c'è più spazio per accomodare la mano, sembra, è meno profonda l'impugnatura, ma sembra che sia un po' più confortevole invece che abbastanza decisa come è quell'altra. Per il resto 45 megapixel, uno per uno, vai via tu che c'è una mosca che sta volando, 45 megapixel sia da una parte che dall'altra e prestazioni quasi equivalenti, ma non proprio. Ovviamente ciascuna vuole le proprie ottiche, è cambiata la baionetta, diventa RF invece che EF per Canon, diventa ZF invece che F per Nikon. Però entrambe, per fortuna, ora qui ho soltanto quello Canon, ci mettono a disposizione un anello adattatore, che non è il classico anello che, sì, bene o male fa funzionare le ottiche della precedente generazione. Funziona maledettamente bene, tanto sul modello che sull'altro. Per fortuna non mi tocca quindi cambiare tutto il parco ottiche ex novo, vale a dire che, per chi non lo sapesse, posso utilizzare le vecchie ottiche attraverso questo anello su questi nuovi corpi camera. E fortunatamente al momento in cui sto registrando questo video, pensate, è appena uscito il Tamron 70-300 con attacco Z, è una delle prime ottiche prodotte da terzi con l'attacco Z. In realtà esiste anche il TT Artisan, che ha fatto sia degli obiettivi che si adattano alla RF che il primo autofocus per la Nikon, quindi il mercato si sta muovendo ed è un bene, perché contribuisce ad abbassare i prezzi di queste bellissime ottiche. Ho recensito tra l'altro da poco questo 100-400 Nikon Z4556, bellissimo, validissimo, ma ahimè 3.000 e passa dollari di obiettivo, purtroppo ci stiamo pagando molta parte della progettazione. La prima cosa che mi ha colpito parlando di queste due camere è il mirino. Canon ha un mirino un po' più ricco di pixel, siamo vado a memoria, 1200 rotti contro i 960 di quest'altra, ma insomma i numeri contano poco e perdonatemi se li ho sbagliati perché non ricordo tutte queste cifre. Sta di fatto che quello di Canon è più dettagliato, con un fattore di ingrandimento però un pochettino più ridotto. Quello di Nikon invece è meno dettagliato, però ci porta allo 0,80 di ingrandimento. E che cosa significa questo? Significa che sono due bei mirini, assolutamente belli, ma a me piace un pochettino di più quello della Nikon, paradossalmente, perché è meno ricco di pixel, però
è più grande, dà l'idea proprio di buttare l'occhio nella scena, un po' come avviene con le reflex, mentre quello di Canon, altrettanto bello, altrettanto valido, ma sembra, l'impressione è quella di entrare al cinema e vedere questo grande schermo, cioè non siamo immersi nella scena come ci fa vedere Nikon, ma ci mostra uno schermo panoramico bellissimo, un vero cinema. C'è una sorta di distacco, di percorso che l'occhio fa all'interno del mirino prima di arrivare al display. Qua invece sembra che il display sia pronto lì, cioè non ci sia una interfaccia grafica, ma che ci guardiamo direttamente quello che comunemente si vede con una reflex. Un punto di vantaggio qui. Però vale anche il rovescio della medaglia, cioè la maggior definizione del mirino elettronico di Canon aiuta quando dobbiamo andare a mettere a fuoco amplificando l'immagine, aumentando l'immagine, quindi con l'ingrandimento c'è decisamente più definizione e questo aiuta. Così come anche un'altra cosa che stavo dimenticando di dirvi è disarmante il vantaggio che ha il mirino Canon quando si osserva di notte. Il guadagno dei pixel, la capacità di illuminare a giorno la scena è decisamente assolutamente superiore rispetto a quello che offre Nikon. Allora non vi metterò delle fotografie come ho detto perché non voglio alimentare quello stupido derby, meglio Canon, meglio Nikon, meglio Sony, non ci interessa, sono eccezionali entrambe, sono delle macchine fantastiche, arrivare ad averle, contano soltanto i propri gusti e le esigenze di ciascuno di noi. Nemmeno vi posterò degli schemi sulla tenuta degli ISO, l'ISO invarianza, perché comunque è un testa a testa, cambia solo il modo di rendere l'immagine delle due. A volte, per esempio, quando si tratta di recuperare delle ombre nella scena, a volte sembra in vantaggio Nikon, altre volte invece Canon perché magari è un pochettino più pulito sui neri. È veramente difficile dire meglio l'uno o l'altro. Torno a ripetere, dipende dalle nostre esigenze. A volte vedo comunque nel sensore Nikon una gamma un pochettino più estesa e questo non mi dispiacerebbe averlo anche su Canon, che però lavora in modo diverso e poi al lato pratico, alla resa dei conti, quando andiamo ad elaborare il file, otteniamo praticamente l'identico risultato. Cosa invece che mi piace di Nikon sono gli ISO bassi, il 64 in particolar modo, l'80, il 64, il 32, cosa che Canon non presenta. Mi spiace perché lavorare su questo sensore, parlo di Nikon o di Sony, comunque di quello stiamo parlando, a 32 e 64 ISO è veramente notevole. Così come Nikon mi offre 5 stop di sotto o sovraesposizione. Sono tanti, forse mi direte sono persino troppi, però non vi nascondo che a volte mi piacerebbe averli a disposizione direttamente anche nel mirino della Canon per bruciare assolutamente il bianco oppure per scurire e creare subito quel look suggestivo che un contrasto esagerato riesce a creare. Per contro, il comparto autofocus di Canon è superiore. Perdonatemi se sono così schietto, ma complici anche gli obiettivi che trovo leggermente più performanti nell'autofocus, si nota una differenza, è più facile l'inseguimento, riesce ad andare a segno l'obiettivo Canon diciamo una volta in più rispetto a quello Nikon. Una volta in più è pochissimo, però quella volta in più ci va e ci riesce. Qui c'è anche una batteria che dura un pochettino meno, ma non solo. Questa della Canon dura di più, ma è anche compatibile con tutte le serie precedenti, la 5D, la 1D e tutte quelle che adottano questo tipo di batteria. È un vantaggio non da poco, anzi direi un grande vantaggio perché sapete che le batterie si esauriscono presto, c'è tanta elettronica e quindi se ne consumano tanto ne servono almeno due. Se poi ho qualche modello a casa precedente, sono a cavallo, qui me la devo acquistare e oltretutto non è compatibile con quella della D850 per esempio e quindi vabbè è una spesa che dobbiamo mettere in conto. Però ci sono anche tanti però, ad esempio la Canon ha un comparto video che è schiacciante rispetto a quello della Nikon Z, bello, diciamo sufficiente per moltissimi, però qui insomma arriviamo a 8K
sono tanti, a volte mi domando anche a cosa servano, visto che non abbiamo dispositivi oggigiorno che di uso comune si intende che possano riprodurli, e anche i nostri computer, anche quelli abbastanza potenti, comunque faticano nel riprodurre un filmato 8K, tanto più addirittura quelli in formato RAW. Beh, forse potrete dire è una cosa inutile, in realtà non è poi tanto inutile, perché nelle azioni sportive, nelle riprese sportive, posso portarmi a casa un fotogramma, proprio estrapolarlo, e vi assicuro che è un file di tutto rilievo, è un file fotografico. La raffica, beh, bene o male siamo lì come per tante altre cose, e non voglio entrare nel merito di l'immagine o il file è più bello questo o più bello quello. Vado solo ad elencarvi le cose che mi hanno colpito un pochettino, avendole utilizzate a lungo entrambe. Questa capacità di sfruttare appieno un sensore così denso di pixel che Canon ha rispetto a Nikon si riverbera per l'appunto non solo sull'8K, che di per sé lo abbiamo detto, quanto per esempio su un 4K che si può anche ritagliare, e nelle scene per esempio di avifauna eccetera risulta molto utile un 4K che si può usare anche in maniera fine, un 4K che ritengo un pochettino più fluido, soprattutto me ne accorgo nello slow motion, dove molto valido anche quello Nikon, però c'è una maggior fluidità, una scorrevolezza che nessuna Canon prima di ora era riuscita ad offrire negli slow motion. Semmai riconosciamo a Nikon intanto la piacevolezza di filmare inquadrando il mirino, cioè osservando la scena all'interno del mirino, che ve l'ho detto è un pochettino più realistico nella sua impostazione rispetto a quello di Canon, che è più definito, ma ho detto perde su quel versante. Il sensore Nikon riesce ad avere quella che una volta chiamavamo con la pellicola e chiamiamo tutt'oggi l'attitudine di posa, quindi un pochettino più di apertura della gamma, e anche questo insomma rende piacevole. Quindi ancora una volta, cari amici, siamo sempre lì. Due ottime camere, a voi la scelta di quello che vi serve, perché tutte e due lavorano in maniera egregia. Il display è identico, il display posteriore è identico per entrambe le camere come risoluzione, ma con Nikon siamo ancora fermi al basculaggio, cioè non è un display articolato. Secondo me questo è un grande limite. Se dovessi, per esempio, oggi come oggi, sceglierne una, il display che non è orientabile in tutte le direzioni avrebbe il suo peso, perché sono camere, non dimentichiamolo, che ormai hanno un comparto fotografico ed un comparto video di pari livello, non sono più le prime reflex che ci facevano anche la clip, vabbè, insomma, poi siamo arrivati al Full HD, eccetera. Queste si possono girare dei film, dei cortometraggi, quindi il display orientabile lo ritengo un requisito fondamentale. Passi in studio dove possiamo collegarci ai monitor, ma in ogni altra situazione, ad esempio anche un video come questo che sto registrando, non è possibile farlo con una camera come la Z7, una camera da oltre 3.000 euro, perché il display non riesco a vederlo, quindi non so cosa sto inquadrando, non so se sono a fuoco, non so se le luci e le alte luci, il bilanciamento, insomma non posso vedermi, mi spiace, ma qui c'è qualcosa da rimediare, sempre ovviamente secondo la mia personalissima opinione. Il punto di vista delle clip, vi dicevo, c'è un vantaggio schiacciante per Canon, non tanto e solo per gli 8K, anche per il fatto che, ad esempio, utilizzando appieno il sensore che Canon riesce a fare e Nikon non ha ancora sfruttato appieno, posso ad esempio attivare l'area di ritaglio sul fotogramma in 4K. Quando giro un video in 4K qui posso attivare il ritaglio, qui no. Non posso farlo quando utilizzo tutto il sensore. Sono piccole cose, ma significa anche che se sto filmando con un 300 mm, qui posso portarmi una clip a casa come se avessi un 450 equivalente. Qui no, mi devo fermare oppure scalare, andare su un Full HD comunque anche da 120 frame, quindi di ottima qualità. Poi c'è anche un'altra questione, è sempre legata al mirino. Quello della Canon appare un po' più nervoso, più reattivo, più veloce,
però un po' più nervoso. Vale a dire che quando per esempio attivo la camera oppure sposto l'inquadratura da una scena scura ad una scena più chiara, il mirino si compensa molto velocemente, però dà anche un po' di fastidio. Con la Nikon invece tutto avviene in maniera un pochettino più morbida, più graduale, e è vero che perdiamo una frazione di secondo, che credo non comporti alcun danno, però è molto più digeribile, per esempio per l'occhio, per il cervello, perché non dimentichiamo che questi mirini invitano a guardare dentro, ma c'è anche un affaticamento maggiore dell'occhio, perché si passa dal guardare un'informazione all'altra. Insomma, c'è anche nelle avvertenze, nelle istruzioni, nei libretti, di non passare troppo tempo a osservare. Chiaro, vantaggi e svantaggi di questa nuova tecnologia. Un grande utilizzo del mirino oppure del display posteriore però mi fa anche venire in mente un'altra domanda che mi pongo da quando ho iniziato a utilizzare le mirrorless, cioè quanto dureranno questi sensori? L'otturatore su una fotocamera reflex, quando giunge ormai a destinazione, si può cambiare, sostituire, non è una spesa leggera, però comunque insomma è un intervento che si fa. Qui dovremmo andare a sostituire un sensore da 45 milioni di pixel come questo ad esempio, perché comunque è inevitabile che l'utilizzo faccia scaldare il sensore, lo danneggi. Se vi ricordate, le prime camere che ci davano la possibilità di guardare il live view oppure anche delle clip video erano comunque limitate, c'erano molte avvertenze, mi raccomando, no, occhio che gli hot pixel qua e là eccetera. E qui c'è tanta tecnologia, è passata molta acqua sotto i ponti, però comunque il problema rimane, è un display sempre attivo. Quanto durerà? Arriveranno come le vecchie reflex, con una AE1 program, con una F2, con una F3, si fotografa ancora oggi. Ci riusciremo con queste? Perché non dimentichiamo che sono le ammiraglie, non stiamo parlando di una 500, non stiamo parlando di una R, stiamo parlando delle ammiraglie. È un punto che andrà tenuto sotto controllo e del quale potremo renderci conto soltanto strada facendo. Per concludere, sono due camere validissime entrambe. Molto spesso, tante volte, mi avete sentito tirare un po' le orecchie a Canon dicendo che ci centellinava la tecnologia, arrivava la 5D Mark II, bene, poi la 3 che aveva quei pixel in più, però potevano fare di più, no, arriva con la 4 che ci danno qualcosa, insomma mi sono spesso lamentato. Questa volta però lasciatemi dire che è una camera che trovo assolutamente più completa, questa di Canon, e non, ripeto, per una qualità di immagine, non per il sensore che tutto sommato fanno le stesse cose, magari in maniera anche leggermente diversa, ma è la stessa cosa. Però c'è un comparto video di assoluto rilievo e non possiamo negarlo. C'è un display, cioè una ergonomia che qui è senza dubbio maggiore. Non è l'ergonomia dei pulsanti, quella alla quale mi riferisco, ma un vivere la camera a 360 gradi che qui trovo maggiore rispetto alla concorrente. E poi c'è anche per esempio una durata della batteria che metto sempre, scrivo nella parte dell'ergonomia, che dura un pochettino di più, una gestione per esempio del display, del cut-off, dello spegnimento, della gestione dei tempi, che trovo un pochettino migliore qui, anche se poi è stata Nikon a muovere i primi passi, e basta guardare anche il catalogo degli obiettivi, ce ne sono oltre 40 tra accessori eccetera al momento disponibili per Nikon, ce ne sono una trentina per Canon, quindi è chiaro che c'è ancora un divario sotto certi aspetti, però come camera, se devo fare un confronto secco fra le due, questa volta il plauso va alla R5 e Nikon senz'altro ci arriverà presto, come ci è arrivata Canon per altre cose, e poi la supererà e così via, perché questo è il bello di questo mondo costoso ma anche ricco di soddisfazioni. Ciao a tutti amici, vi ringrazio per aver seguito anche questo video, l'appuntamento è ai prossimi.